Lezione 1. Discutere sui partenariati. Buon pomeriggio. Credo che siamo qui per discutere della potenziale partnership. Sì, sono entusiasta di esplorare come possiamo lavorare insieme. Ho esaminato la proposta e penso che ci sia molto potenziale di collaborazione. È fantastico sentirlo. Credo che i nostri punti di forza si completino a vicenda. Assolutamente. Esaminiamo i punti chiave e vediamo come possiamo andare avanti. Ho preparato alcune idee, ma sono aperto ad ascoltare anche i tuoi pensieri. Collaborare significa trovare un terreno comune e svilupparlo. Concordato. Sono fiducioso che insieme potremo creare qualcosa di grande impatto. Fissiamo alcuni obiettivi e tempistiche per mantenerci sulla buona strada. Lezione 2. Servizi alberghieri. Cosa pensi degli hotel che offrono servizi? Forniscono un sacco di comfort e praticità. Sì. Alcuni hanno servizi straordinari, come le spa. Esattamente. Rende il soggiorno più piacevole. Adoro anche gli hotel con buone opzioni ristorative. Anche io. L'ottimo cibo può rendere un viaggio memorabile. Hai soggiornato in qualche hotel di lusso? Sì, una volta in un hotel a 5 stelle a Parigi. Wow, sembra incredibile. È meraviglioso. Lezione 3. Pratiche di guida sicura. L'arresto e molti altri aspetti della guida richiedono concentrazione e abilità. Inoltre, il conducente deve essere sempre consapevole dell'ambiente circostante. È molto importante stare attenti, soprattutto in caso di traffico intenso o maltempo. Una guida difensiva può prevenire incidenti e mantenere tutti al sicuro. Hai qualche consiglio per rimanere concentrato durante i lunghi viaggi? Fare delle pause e rimanere idratati può aiutare a mantenere la concentrazione. Questo è un buon consiglio. Mi assicurerò di pianificare il mio percorso con soste. È anche utile evitare distrazioni come telefoni o musica ad alto volume. La sicurezza dovrebbe essere sempre al primo posto. Grazie per i promemoria. Lezione 4. Gestire le preoccupazioni. Ehi, ti preoccupi mai di qualcosa? Sì, a volte mi preoccupo di impegnarmi troppo al lavoro o nella mia vita personale. Penso che tutti si sentano così a volte. Fa parte dell'essere umano. Come gestisci lo stress o l'ansia quando si presentano? Cerco di concentrarmi su ciò che posso controllare e di lasciare andare ciò che non posso. Questa è una mentalità sana. Ho praticato la consapevolezza per rimanere con i piedi per terra. È un ottimo strumento. Ti aiuta a rimanere presente e a non lasciarti sopraffare. Esattamente. Si tratta solo di trovare ciò che funziona per te e mantenerlo. Sosteniamoci a vicenda quando le cose si fanno difficili. Ci siamo dentro insieme. Lezione 5. Pianificazione di un picnic. Il mercato è aperto la domenica dalle 9 alle 13. Fatto. Dovremmo organizzare il nostro picnic in riva al lago per il prossimo fine settimana. Sembra perfetto. Cosa dobbiamo portare per il cibo? Che ne dici di panini, frutta e qualche snack? Semplice ma delizioso. Mi occuperò delle bevande. Pensi che dovremmo invitare qualcun altro?
Manteniamolo piccolo per ora. Solo noi due a goderci la vita all'aria aperta. Mi piace l'idea. Sarà un bel modo per rilassarsi e distendersi. Possiamo portare una coperta e qualche gioco per rendere il tutto ancora più divertente. Non vedo l'ora. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto un vero picnic. Lezione 6. Esplorare il Sud America. Ho sempre desiderato esplorare il Sud America. Cerchiamo alcune destinazioni. Sembra eccitante. Hai in mente qualche paese specifico? Penso al Perù per Machu Picchu e al Brasile per la foresta amazzonica. Entrambe sono scelte incredibili. La cultura e la natura sono mozzafiato. Ho sentito che anche il cibo è fantastico. Mi piacerebbe provare piatti autentici. Anche io. Esplorare la cucina locale è una delle parti migliori del viaggio. Iniziamo a pianificare e vediamo se riusciamo a realizzarlo l'anno prossimo. Ci sto. Sarà l'avventura di una vita. Non vedo l'ora di provare tutto ciò che il Sud America ha da offrire. Lezione 7. Abbracciare il cambiamento. Il cambiamento può essere spaventoso, ma è anche necessario per la crescita. Sì, ma è quando abbracciamo il cambiamento che possiamo crescere e imparare. Ho cercato di adottare quella mentalità nella mia vita. Non è facile, ma ne vale la pena. Il cambiamento ci spinge fuori dalle nostre zone di comfort. Hai qualche consiglio per affrontare l'incertezza? Concentrarsi sulle opportunità piuttosto che sulle sfide. Ogni cambiamento porta qualcosa di nuovo. È un'ottima prospettiva. Cercherò di vedere il cambiamento come un'opportunità per migliorare. Hai questo. Abbraccialo e ne uscirai più forte dall'altra parte. Grazie per l'incoraggiamento, sono pronto ad affrontare qualunque cosa mi capiti. Lezione 8. Gestione dello stress. Hai provato qualche tecnica di gestione dello stress? Ho provato la respirazione profonda, ma non è sempre efficace per me. La respirazione profonda può essere utile, ma non funziona per tutti. Hai considerato la meditazione o lo yoga? Ci ho pensato, ma non sono sicuro da dove cominciare. Hai qualche consiglio? Esistono molte app di meditazione guidata che possono aiutarti a iniziare. Sono adatti ai principianti e facili da seguire. Sembra una buona idea. Ci proverò. E l'attività fisica? Aiuta con lo stress? Assolutamente. L'attività fisica rilascia endorfine, che possono migliorare l'umore e ridurre lo stress. Proverò a incorporare alcuni allenamenti leggeri nella mia routine. Grazie per i suggerimenti. Nessun problema. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te. Sono pronto a prendere il controllo del mio stress e a sentirmi più equilibrato. Lezione 9. Connettersi attraverso la tecnologia. La tecnologia ha reso possibile connettersi con persone provenienti da tutto il mondo in un istante. Non solo, la tecnologia ha anche trasformato il modo in cui apprendiamo, lavoriamo e persino ci divertiamo. È incredibile quanto sia cambiato in così poco tempo. Pensi che abbia reso la vita più facile o più complicata? Un po' di entrambi. Sebbene sia conveniente, può anche essere travolgente con così tante informazioni disponibili.
È vero. È importante trovare un equilibrio e non lasciare che la tecnologia prenda il sopravvento sulle nostre vite. Concordato. Stabilire dei limiti, come il tempo senza schermo, può aiutare a mantenere questo equilibrio. Ho cercato di limitare l'uso dei social media e ha fatto una grande differenza. È un grande passo avanti. La tecnologia è uno strumento e sta a noi usarlo saggiamente. Sfruttiamo al massimo i suoi benefici rimanendo consapevoli del suo impatto. Lezione 10. Uno spuntino veloce. Perfetto. C'è un posto dove posso mangiare qualcosa al volo da queste parti? C'è un ottimo caffè proprio dietro l'angolo. Servono panini, insalate e pasticcini. Sembra l'ideale. Hanno qualche opzione vegetariana? Sì, hanno alcuni deliziosi panini vegetariani e insalate. Lo controllerò. Grazie per la raccomandazione. Nessun problema. Fammi sapere se ti piace. Lo farò. È sempre bello trovare un buon posto per un pasto veloce. Decisamente. È un vero toccasana quando sei di fretta. Sto andando lì adesso. Grazie ancora. Lezione 11. Esplorare Quebec City. Quebec City è una delle città più antiche del Nord America. È pieno di storie e fascino. Ho sentito che è bellissimo. Quali sono alcuni posti imperdibili lì? La città contiene molti edifici che risalgono al 1600, come lo Château Frontenac. Sembra incredibile. Mi piacerebbe passeggiare per le vecchie strade e ammirare l'architettura. Le strade di ciottoli e l'atmosfera europea ti fanno sentire come se fossi entrato in un altro mondo. Hanno festival o eventi che mettono in mostra la cultura? Sì, il carnevale invernale è un grande evento con sculture di ghiaccio, sfilate e attività. Sembra davvero divertente. Dovrò organizzare un viaggio lì presto. Non te ne pentirai. È una città che cattura davvero il cuore. Lezione 12. Protezione delle foreste. Le foreste sono così importanti, non solo per noi ma per le generazioni future di persone. Assolutamente. Dobbiamo proteggerli per garantire che restino in circolazione per gli anni a venire. Pensi che gli sforzi di riforestazione stiano facendo la differenza? Lo sono, ma si tratta anche di ridurre la deforestazione e promuovere pratiche sostenibili. Ho cercato di supportare i marchi che utilizzano materiali e pratiche ecocompatibili. È un ottimo modo per contribuire. Ogni piccola azione aiuta. È anche importante educare gli altri sull'importanza delle foreste. Concordato. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Facciamo la nostra parte per proteggere questi tesori naturali. Lezione 13. Esploratori storici. Dopo le conquiste di Pizarro, uno dei suoi capitani arrivò dal Perù e dall'Ecuador. È affascinante. Hanno incontrato resistenze o sfide? Sì, il viaggio è stato irto di difficoltà, ma erano determinati ad espandere la loro portata. È sorprendente come gli esploratori abbiano esplorato territori sconosciuti con risorse limitate. Poi arrivò il Federman tedesco dal Venezuela, aggiungendo un altro livello alla storia.
La storia è piena di incredibili storie di esplorazione e scoperta. Ti fa apprezzare il coraggio e la resilienza di quei primi avventurieri. Assolutamente. I loro viaggi hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi. Speriamo che le loro storie continuino a ispirare le generazioni future. Lezione 14. Hobby e interessi. Mi piace giocare a calcio e dipingere. È un ottimo modo per rilassarmi ed esprimermi. È fantastico. Quanto spesso giochi a calcio o dipingi? Cerco di giocare a calcio almeno una volta alla settimana con gli amici e dipingo ogni volta che ho tempo libero. È un buon equilibrio. Hai un soggetto preferito da dipingere? Adoro dipingere paesaggi. C'è qualcosa di rilassante nel catturare la natura su tela. Sembra bellissimo. Hai mai pensato di mostrare il tuo lavoro? Ci ho pensato, ma sto ancora costruendo la mia fiducia come artista. Dovresti provarci. Condividere la tua arte può essere un'esperienza gratificante. Grazie per l'incoraggiamento, forse inizierò in piccolo e vedrò come va. Lezione 15. Fare un passo indietro. Sono grato di aver abbandonato del tutto gli affari pubblici e di aver deposto il mio fardello. È una decisione importante. Come ti senti ora che hai fatto un passo indietro? È un mix di sollievo e riflessione. Sono pronto a concentrarmi su ciò che conta veramente per me. A volte allontanarsi è il modo migliore per trovare chiarezza e pace. Non vedo l'ora di dedicare più tempo a progetti personali e hobby. Sembra appagante. È importante dare priorità al tuo benessere. Mi sono reso conto che la vita è troppo breve per essere consumata da cose che non portano gioia. Questa è una lezione preziosa. Sfruttiamo al massimo il tempo che abbiamo. Sono entusiasta di questo nuovo capitolo e delle opportunità che offre. Lezione 16. Guidare un'auto. Conosci il modo in cui viene utilizzata l'auto? È importante sapere come utilizzare i controlli. Sì, ho guidato alcune volte, ma mi sento ancora a mio agio con tutto. È tutta una questione di pratica. Più guidi, più ti sentirai sicuro. Hai qualche consiglio per affrontare situazioni difficili, come il parcheggio parallelo? Vacci piano e usa i tuoi specchi. Va bene aggiustare più volte finché non ottieni il risultato giusto. Questo è rassicurante. Continuerò a esercitarmi finché non diventerà una seconda natura. Ricorda, ogni pilota prima o poi è stato un principiante. Ci arriverai. Grazie per l'incoraggiamento, sono determinato a migliorare. Fammi sapere se mai vorrai fare un giro di prova. Sono felice di aiutarti. Lezione 17. Pratiche etiche. In molti casi, Nike ha compiuto uno sforzo per creare migliori condizioni di lavoro per coloro che vivono nei paesi sottosviluppati. Questo è un passo nella giusta direzione. Le pratiche etiche sono così importanti nel mondo di oggi. È incoraggiante vedere i grandi marchi assumersi la responsabilità e apportare cambiamenti positivi. Pensi che altre aziende seguiranno il loro esempio? Lo spero. La domanda di trasparenza ed equità da parte dei consumatori è in crescita. Sta a noi supportare i marchi che danno priorità alle pratiche etiche.
Assolutamente. Ogni acquisto che facciamo è un voto per il tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Continuiamo a sensibilizzare e responsabilizzare le aziende. Insieme possiamo promuovere cambiamenti significativi nel settore. Lezione 18. Artisti del Rinascimento. Michelangelo e Leonardo da Vinci vissero entrambi in Italia intorno al 1500. È un periodo storico davvero emozionante. Il loro lavoro ha avuto un impatto duraturo sull'arte e sulla cultura. È sorprendente come la loro creatività e innovazione continuino a ispirare le persone oggi. Hai un pezzo preferito di uno dei due artisti? Adoro il David di Michelangelo e la Gioconda di Leonardo. Sono capolavori senza tempo. Quelli sono iconici. È incredibile quanti dettagli ed emozioni abbiano catturato. Il Rinascimento fu un'età dell'oro dell'arte, della scienza e dell'esplorazione. È un promemoria di ciò che gli esseri umani possono ottenere quando la creatività e la curiosità vengono coltivate. Speriamo che le generazioni future continuino a trarre ispirazione dalla loro eredità. Lezione 19. Celebrare le pietre miliari. Un viaggio o organizzare una festa a tema può essere un modo divertente per festeggiare un traguardo. È un'ottima idea. È importante ricordare i momenti speciali della vita. Hai qualche traguardo imminente che vorresti festeggiare? Si avvicina il mio compleanno e sto pensando di organizzare un piccolo incontro con gli amici. Sembra adorabile. Che tema stai considerando? Magari una festa retro anni '80. Sarà divertente travestirsi e rivivere quell'epoca. È un'idea fantastica. Sarà sicuramente una notte memorabile. Sono entusiasta di pianificarlo. Festeggiare con le persone care rende tutto più speciale. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con qualsiasi cosa. Sarei felice di partecipare. Lezione 20. Gratitudine per la vita. Mi sento sempre grato per un altro anno di vita. I compleanni ci ricordano le benedizioni che abbiamo. Anche io. È un momento per riflettere e apprezzare le persone e le esperienze che ci plasmano. Hai qualche tradizione o rituale di compleanno? Mi piace scrivere le cose per cui sono grato e fissare gli obiettivi per l'anno a venire. È un bel modo di festeggiare. Si tratta di crescita e gratitudine. Esattamente. Non si tratta solo dei regali ma della presenza dei propri cari. Rendiamo ogni compleanno una celebrazione della vita e di tutte le sue possibilità. Concordato. Brindiamo a molti altri anni di gioia, amore e avventura. Saluti a questo. La vita è un dono e ogni anno è un nuovo capitolo. Lezione 21. Viaggio nel diario. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere dove mi porterà questo viaggio nel diario nei prossimi mesi. È meraviglioso. Il journaling può essere uno strumento potente per l'autoriflessione e la crescita. Ho già notato come mi aiuta a elaborare i miei pensieri e le mie emozioni. È sorprendente come mettere nero su bianco possa portare chiarezza e pace. Hai qualche consiglio per rimanere coerente con il journaling? Cerca di farne un'abitudine quotidiana, anche se si tratta solo di poche frasi. La coerenza è fondamentale. Lo terrò a mente. Sono determinato a renderlo una pratica regolare.
Hai questo. Ogni voce è un passo verso una migliore comprensione di te stesso. Grazie per l'incoraggiamento, sono pronto ad abbracciare pienamente questo viaggio. Lezione 22. Avventura nella foresta. Ho sentito che la foresta vicina è un posto fantastico per le escursioni. Ci sei mai stato? No, ma ho sempre desiderato esplorarlo. L'idea di essere circondati dalla natura sembra meravigliosa. Lo è davvero. La foresta ha questi sentieri meravigliosi e i suoni degli uccelli e del fruscio delle foglie sono così rilassanti. Sembra la perfetta fuga dal rumore della città. Dovremmo sicuramente programmare un viaggio lì presto. Assolutamente. Potremmo preparare degli snack, portare una macchina fotografica e passare una giornata intera. Adoro quell'idea. Forse potremmo anche invitare qualche amico a unirsi a noi. Ottimo pensiero. Condividere l'esperienza la renderebbe ancora più memorabile. Controlliamo il meteo e fissiamo una data. Ne sono già entusiasta. Anche io. Questa sarà un'avventura che non dimenticheremo. Lezione 23. Rompere gli stereotipi. A volte ho la sensazione che dovremmo iniziare a pensare in modo un po' meno stereotipato su certe cose. Sono completamente d'accordo. È facile cadere in questi schemi, ma ciò limita la nostra prospettiva. Esattamente. Ad esempio, le persone spesso presumono che determinati lavori siano riservati solo a un genere, il che non è giusto. Vero. È importante sfidare questi presupposti e incoraggiare tutti a perseguire le proprie passioni. È un ottimo messaggio da inviare. Si tratta di rompere le barriere e creare opportunità per tutti. Non è sempre facile, però, alcune persone resistono al cambiamento, ma ciò non significa che dovremmo smettere di provarci. Hai ragione. Anche i piccoli passi possono fare una grande differenza nel tempo. Diamo l'esempio e incoraggiamo anche gli altri a pensare diversamente. Sembra un piano. Dopotutto, il cambiamento inizia da noi. Lezione 24. La controproposta. Ho presentato loro la mia controproposta e sembra che la stiano prendendo in considerazione. Questo è un buon segno. Hanno dato qualche feedback immediato? Non proprio. Hanno chiesto un po' di tempo per discuterne internamente prima di rispondermi. È abbastanza standard. Dimostra che stanno prendendo sul serio la tua proposta. Lo spero. Ci ho pensato molto e penso che sia un accordo giusto. Sono sicuro che anche loro lo vedranno. Basta dare loro lo spazio per valutarlo correttamente. Hai ragione. La pazienza è fondamentale in queste situazioni. Esattamente. Nel frattempo, mantieni un atteggiamento positivo e preparati per eventuali domande di follow-up che potrebbero avere. Buon consiglio. Mi assicurerò di essere pronto per qualunque cosa accada dopo. Lezione 25. Il tempo delle decisioni. Abbiamo alcune opzioni qui e penso che dovremmo aiutarci a vicenda a prendere una decisione. Sembra un piano. Valutiamo prima i pro e i contro di ciascuna opzione. Buona idea. Li elencherò e potremo discutere quale ha più senso. Perfetto. Una volta ristretto il campo, possiamo fissare una data per finalizzare tutto. Concordato.
Avere una sequenza temporale ci manterrà sulla buona strada ed eviterà inutili ritardi. Esattamente. Si tratta di essere organizzati e lavorare insieme. Apprezzo il tuo contributo. È sempre più facile prendere decisioni con una seconda prospettiva. Lo stesso qui. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno, giusto? Assolutamente. Cominciamo e facciamo in modo che ciò accada. Lezione 26. La storia del pesce rosso. Hai sentito della ragazza che ha venduto il suo pesce rosso? No, cosa è successo? Lo vendette a un ragazzo che disse di avere un altro pesce rosso in casa. Interessante. Gli ha chiesto perché ne voleva un altro? Apparentemente voleva un compagno per il suo attuale pesce rosso. In realtà è davvero premuroso. Anche i pesci rossi possono sentirsi soli, immagino. Non ci avevo mai pensato, ma ha senso. È bello che gli sia importato abbastanza da pensarci. Decisamente. È un piccolo gesto, ma dimostra molta gentilezza. È un buon promemoria del fatto che anche le azioni più piccole possono avere un significato. Lezione 27. Pianificazione proattiva. Abbiamo assolutamente bisogno di un piano proattivo per superare eventuali ostacoli che potremmo incontrare. Non potrei essere più d'accordo. Aspettare che sorgano problemi non è una buona strategia. Esattamente. Se anticipiamo le sfide, possiamo preparare le soluzioni in anticipo. In questo modo non saremo colti di sorpresa e potremo gestire le cose in modo più efficace. L'importante è essere un passo avanti. Facciamo un brainstorming sui potenziali problemi e su come affrontarli. Ottima idea. Più saremo preparati, più tutto andrà liscio. Inoltre, ci darà più fiducia per andare avanti. Assolutamente. Un piano solido è la base del successo. Cominciamo e assicuriamoci di essere pronti a tutto. Lezione 28. Obiettivi finanziari. Questo ha senso. Ma come posso stabilire obiettivi finanziari realizzabili? Inizia specificando ciò che desideri ottenere. Ad esempio, risparmiare per una casa o saldare un debito. Ok, quindi avere un obiettivo chiaro è il primo passo. Qual è il prossimo passo? Suddividilo in passaggi più piccoli e gestibili, come risparmiare una certa somma ogni mese. Sembra fattibile. Come rimango in pista? Controlla regolarmente i tuoi progressi e apporta modifiche se necessario. È importante rimanere flessibili. Fatto. Cosa succede se rimango indietro o devo affrontare spese impreviste? Non scoraggiarti. Basta rivalutare e continuare ad andare avanti. La coerenza è fondamentale. Questo è davvero utile, adesso mi sento più sicuro nel fissare i miei obiettivi. Lezione 29. Carriere creative. Sembra un lavoro creativo. Come ha plasmato la tua carriera? È stato fantastico. Mi ha insegnato a pensare fuori dagli schemi e ad affrontare i problemi in modo diverso. Questa è un'abilità preziosa. Ti ha aperto nuove opportunità? Decisamente. Ho potuto lavorare su diversi progetti e collaborare con persone di talento. Sembra eccitante.
Pensi che ti abbia aiutato a crescere anche a livello personale? Assolutamente. Mi ha spinto fuori dalla mia zona di comfort e mi ha aiutato a scoprire nuovi punti di forza. È stimolante. È bello vedere come un lavoro creativo possa avere un impatto così positivo. È stato un viaggio gratificante e sono entusiasta di vedere dove mi porterà dopo. Sono sicuro che continuerai a realizzare cose straordinarie. Lezione 30. Lezioni apprese. Ho fatto di nuovo lo stesso errore. Non posso credere che sia successo. Non essere troppo duro con te stesso. È una lezione appresa, ed è ciò che conta. Hai ragione. Spero solo che non causi grossi problemi. Sono sicuro che alla fine andrà tutto bene. L'importante è prendere provvedimenti per evitarlo in futuro. Vero. Farò una lista di controllo o qualcosa che mi aiuti a rimanere organizzato. È un'ottima idea. A volte abbiamo bisogno di sistemi che ci mantengano sulla buona strada. Chiederò anche feedback più spesso per individuare tempestivamente gli errori. Esattamente. Imparare da questa esperienza ti renderà solo migliore. Grazie per l'incoraggiamento, adesso mi sento più motivato a migliorare. Lezione 31. Budget per la ristrutturazione. Hai pensato a quanto dovremmo spendere per la ristrutturazione? Sì, penso che stabilire un budget sia fondamentale. Cosa hai in mente? Pensavo che potremmo stanziare circa $10.000 per la cucina. Sembra ragionevole. E il soggiorno? Forse potremmo farlo per circa $5.000. Non ha bisogno di troppo lavoro. Sono d'accordo. E il bagno? Per il bagno, probabilmente dovremmo preventivare $7.000. Ha bisogno di molti aggiornamenti. Perfetto. Questo ci dà una buona panoramica. Dovremmo dare priorità alla cucina? Assolutamente. Una bella cucina può davvero aumentare il valore della nostra casa. Lezione 32. Tocchi personali. Adoro aggiungere tocchi personali al mio spazio vitale. Oh, anch'io. Cosa hai fatto di recente? Ho appena dipinto un paio di pareti con un colore brillante. Ravviva davvero la stanza. Sembra fantastico. Recentemente ho acquistato alcune opere d'arte da un artista locale. È fantastico. Supportare gli artisti locali è una buona idea. Sì, rende il mio spazio unico e speciale. Sono d'accordo. Hai qualche pezzo preferito? Decisamente. Un pezzo è un dipinto astratto colorato. Cattura sempre la mia attenzione. L'arte astratta può essere così accattivante. Adoro il modo in cui suscita emozioni diverse.